Buongiorno e benvenuti. Allora, questo è il video tutorial per farvi vedere come realizzare un gioiello con la spighetta rumena. Eccolo qua, io ho realizzato questo pendente e un fiore con delle foglie. Come vedete ho inserito un po' di perle, questo è un rivolo incastonato, questi sono dei bicono per dare un po' di luce. Qui per le foglie ci sono delle sperduo, delle rocaille, colori diversi, ecco, è tutta fantasia, non c'è bisogno di tanto, se no alcuni punti base che io vi li farò vedere. Quello che è importante fare quando viene inserita la spighetta rumena e per procedere cosa è importante fare. Dopodiché è tutta fantasia, potete inserire le perline che volete. Questo è il retro, la catenina così, volendo si può inserire la catenina qui, qui e qui, oppure anche così. È una scelta di come può essere indossato. Allora io questa volta ho scelto questo fiore, eccolo qua, a 5 petali. Questa è una foglia e per chi non ha visto il video precedente, allora scegliete le vostre forme preferite o le fatte con la mano su un foglio oppure stampato. Dopodiché bisogna inserire, vedete, questa è una plastica, un foglio in plastica. Io qui ho cucito con la macchina, ma si può cucire un po' a mano per fissare, e dopodiché è di questo che abbiamo bisogno. E allora ecco che ho realizzato la mia spighetta rumena. Penso che sia sufficiente per capire se la piatina può bastare. Fate una prova tipo così, dopodiché la picchiata per vedere se può bastare. Ho 5 petali. Questa volta che la foglia la farò dello stesso colore, non come qui ho utilizzato, vedete, due colorazioni diverse, questo fucsia, questo verde, sarà tutto color argento, e questo qua. Se non avete un filato gioiello, perché si chiamano così, anche se con questo qua vi faccio vedere come quello grande, veramente enorme, con uno così si possa realizzare anche una borsa. Potete realizzarne con il cotone, c'è il cotone, ci sono di tutti i colori, veramente, se volete realizzare una cosa più colori, ed è quello da cotone 12. Ed ecco qua. Adesso quello che è importante per realizzare un gioiello, ci sono alcuni passi importanti che bisogna farli e ve li spiegherò qui. Dopodiché è tutta fantasia, come vedete qui, nel senso potete inserire le perline che volete. Qui ci sono delle perle, bicono. Per le foglie qui ho inserito delle super duo, queste sono delle rocaille. Vedete voi, può andare qualsiasi perlina, magari anche quelle che non le utilizzate mai, e va bene così. Qui vedete un rivolo incastonato. Allora quando avete
la forma che volete per il vostro bijou. Per chi non ha visto il video precedente, tirate fuori o stampato oppure fatto a mano sulla carta la forma desiderata, dopodiché bisogna mettere una foglia in plastica, dopodiché cucite in dintorni così, anche con l'ago e filo, per dare stabilità e per poter lavorare la forma. Allora si parte e dobbiamo inserire la spighetta e parto dalla foglia. La spighetta rumena si chiama, la possiamo chiamare piattina, ecco, è più semplice. Allora, come vedete, dobbiamo mettere sopra il disegno, sopra il disegno con la matita, proprio in questo modo, e dare la forma. E come diamo la forma? Abbiamo bisogno di un ago e un filo di colore diverso. Perché diverso? Perché poi viene eliminato e allora dobbiamo sapere che è quello. Allora eccolo qua. Entriamo da sotto. Io ho fatto un nodino, qui è il capo della piatina, passo sopra la piatina e rientro. Si continua in questo modo, mettere dei punti tipo a mezzo centimetro e sempre vicino, entrando con l'ago sempre vicino alla piatina. E con questo filo verrà fissata bene. Vedete, in questo modo. Adesso continuo un po' da sola, nel senso, per accorciare il video fino qui, e poi vi farò vedere come realizzare la punta, anche se è una cosa semplice. Basta tenere fermo qui e piegare leggermente e si continua, vedete. Se la volete più appuntita, fate così, invece se no, in questo modo. Allora, ecco, la foglia è già fatta. Adesso sono arrivata, come vedete qui, vicino al centro. Per piegare la piatina bisogna piegarla
che sta sempre piatta, vedete, sempre piatta. La giro in questo modo e che sia sempre restate sulla riga, no, della matita in questo modo. E qui, per far sì che non si muova, magari i punti li facciamo più vicini, per tenere bene la forma. Ecco. C'è sempre qualcosa che, ecco, un attimo. Eccoci qua. E con due punti più vicini dopodiché si continua alla stessa maniera, tirate sempre bene. Ho visto su Google dei bei cavallucci marini, dei disegni che possono essere poi stampati e realizzare un cavalluccio marino con la sfieta. È fattibile, l'ho visto, e sicuramente nei prossimi tutorial farò un cavalluccio marino. Ecco qua che siamo alla punta. Ops. È possibile anche che vi fate del male. Io ogni tanto mi pongo con l'ago, però ecco così. Allora, come vedete, bisogna fare in questa maniera. Qui quando si arriva si fa lo stesso, poi si piega in questo modo e si fanno tutti i 5 petali e ci vediamo dopo. Ed ecco il mio fiore veramente bello. E quello che vi voglio dire altro, se per caso avete più piatina come dire, più piatina della spigghetta rumena, nel mio caso sono proprio è arrivata fino a qui, era giusta giusta, ma se ne avete molto di più bisogna tagliare, e se invece ne avete di 1 centimetro o 2 solamente in più, la disfate, vedete, tirate il filo e si può disfare, perché la partenza è dalla coda e si arriva con
con il capo del filo, cioè è quello dove voi lavorate con uncinetto. Allora, arrivati a questo punto, come vedete, ho la coda e qui è il capo dove ho lavorato, no? Allora, bisogna unire questi due. Prendo l'uncinetto e mi unisco con il capo, oppure prendete un ago, infilate il filo nell'ago e unite questi capi in questo modo. Dopodiché questi fili rimasti bisogna nasconderli dentro la piatina. Ecco qua, sono uniti. E adesso lo nascondo dentro la piatina. In questo modo. Dopodiché può essere tagliato. Lo farò poi anche con l'altro filo. Ecco qua. Adesso il secondo passo dopo di questo, che è molto importante, e bisogna unire con ago e filo le parti che sono ma al di fuori, diciamo qui e qui, le parti che sono vicine tra di loro. Vedete qui, qui. All'interno no, perché si farà con le perline. Per fare questo lavoro bisogna utilizzare lo stesso filo della piatina. Se non si può lavorare, nel mio caso è un filo che si sbriciola, nel senso, vi faccio vedere, se lo vedete non si può lavorare con il lago, ci ho provato, però se è un cotone si può tranquillamente. Allora ho preso un filo di colore simile, questo qua è un filo bianco, niente di che. Dobbiamo unire queste parti con filo e ago. È importante perché sono quelli che mantengono la forma, e vi faccio vedere come. Allora, per fare questo lavoro non si fa nodino, non si parte da dietro, non si lavora con questo, solo con la piatina. Allora, per fermare, dar fermo al filo, entriamo nella piatina, senza fare nodi, lasciate un pochettino, siamo usciti qua, andiamo indietro di poco, rientriamo nella piatina finché arriviamo qui, perché poi dobbiamo unire le piatine tra di loro. Facendo così, come vedete, il filo resta fermo, dopodiché si taglia questo pezzettino. Adesso, come unire le piatine tra di loro, bisogna unirle, vedete, questi, perché fa parte della lavorazione, queste che sono al di fuori, vedete questi punti, 1 2 3, si vedono, no? Allora facciamo così, prendiamo, vedete c'è uno qui, entriamo dentro e anche
dentro dall'altra parte della piatina. Vediamo, ecco così. Adesso è il secondo. Vede? Ecco, tirate bene e ci spostare un'altra volta, dopodiché ci fermiamo qui. Ecco, volendo potete utilizzare questo filo che è trasparente, ma io non posso utilizzarlo nel tutorial perché non si vede, è proprio invisibile, non si vedrebbe quello che sto facendo. Ecco qua, come vedete, questo modo. E adesso si passa a quest'altra parte. O chiudete, nascondete il filo entrando nella piattina, oppure dopodiché fate tipo come ho fatto io all'inizio, andate un po' indietro, rientrate per stoppare il filo, ma c'è bisogno di farlo magari 2 volte, oppure si va avanti nella piattina all'interno, sempre all'interno, finché si arriva dall'altra parte. In questa maniera si lavora anche per chi fa le tovaglie. Preferisco di passare la piattina finché arrivo lì. Se però lavorate la piattina che è molto stretta, allora è probabile che anche io un po', vedete, faccio fatica, ho anche un po' le mani sudate. Allora, quando arriviamo più o meno, basta poco, non dovete, vedete, bastano 3 punti. Esco, ops, eccoci qua. Vedete, qui ho un punto, questo, entro dentro e mi collego con questo dall'altra parte. Entro nel secondo, tirate bene, avvicinate un po' e tirate bene. Ecco, vedete, qui è fatto, bisogna fare qui, qui e qui. Ci vediamo dopo. Allora, ho finito di unire, tutto unito, e bisogna continuare. Adesso si realizza all'interno
lo facciamo con le perline e ho scelto un po' di perline tipo perle da 4 che poi le voglio inserire dove sono i petali, un po' delle 15,0, delle 11,0, bicono da 3 millimetri. Poi ho anche, vediamo dove, sì, questa da 6 che magari la inserisco qui nel mezzo. Queste sono delle rocaille che le voglio inserire nella foglia e adesso io sono uscita con il filo perché voglio inserire delle 11 per unire queste parti tra di loro e utilizzo questo filo perché, come dicevo, si vede, perché se no quella trasparente non si può vedere quello che faccio, però voi utilizzate un filo trasparente e questo qua è da, vedete, questo qui un filo che passa tra le perline, ovviamente tra le 15 o quello che volete utilizzare. Allora sono uscita qui e voglio unire queste parti. Allora comunque mi sposto un po' perché non ero proprio giusta, prendo una 11,0 perché è questa che mi potrebbe stare, mi collego con l'altra parte sempre utilizzando queste parti all'esterno in questo modo, vedete. Da qui torno sempre indietro un po', cioè metto il punto indietro e mi sposto finché arrivo dall'altra parte. Eccola inserita qui, prendo un'altra dipende dai spazi che avete, vedete voi cosa potrebbe andare bene. Questo è solo un'idea su questo che io ho da fare, nel senso non può andare bene per tutti i modelli. Questo filo metallico si può dire molto difficile un po' passare dentro, però in qualche modo si fa. Ecco la 11. Vedete? Adesso c'è qui e qui e si esce qui per realizzare la foglia ed ecco che inserite tutte. Adesso sono sicura che la forma c'è, da qui siamo a posto e adesso
Realizziamo la foglia. Bisogna riempirla con delle rocaille color verde. Nel mio caso sono uscita qui da questo punto, e per arrivare dall'altra parte vedo che mi ci sta proprio una rocaille. Allora da qui mi collego con l'altra parte. Vedete? Mi sposto nell'altro punto. Questi sono i punti, vedete, quelli che sono più evidenti. Entro e qui mi ci stanno due. Mi collego con quello dall'altra parte. Mi sposto nel prossimo. Qui credo così a occhio. Se non avete l'occhio proprio formato, fate la prova in questo modo. Sì, ci stanno 3. Passiamo nell'altro. Prendiamo 4 questa volta, vediamo. Sì. Come vedete è una cosa semplicissima. Non c'è bisogno che stanno proprio attaccate una all'altra, e qui è solo per dare anche colore. E come vedete qui non c'è bisogno, a parte le foglie, perché vedete anche qui ci sono dei in vari punti che è vuoto, va bene così, come qui ci sono spazi vuoti, non bisogna riempire del tutto. Se invece vi piace che sia tutto pieno, allora riempite, fate diversamente. Dicevo, come vi piace di più, come la fantasia vi ci porta. Ci spostiamo e così via. Questo modo. Se per caso, non lo so, rimane un spazio che è troppo, sì, è troppo per non ci sta, diciamo, una 11, ecco, che è meglio dire così, non ci sta una 11, però lo potete inserire una 15, perché il filo questo con cui lavoriamo, questo è importante che non si veda. Oppure, ci sono anche dei, però non lo farò adesso vedere, ci sono dei modelli dove il filo si vede, però il filo deve essere, diverso da questo, no, deve essere come questo che si è lavorato, e allora è diversa la cosa. Intanto facciamo questo più semplice. E adesso continuo finché arrivo alla fine e si passa a realizzare i petali. Ed ecco finita la foglia. E adesso bisogna fare i petali, ehm, e preferibilmente, anzi è meglio fare prima i petali e dopo l'interno, il centrale, perché se no dà fastidio quando bisogna lavorare, perché qui se vogliamo mettere, che ne so io, uno sì, inizio a non sapere parlare.
Se scegliamo una perla più imponente, tipo questa, ops, allora impedisce un po' la lavorazione, no? Perché il filo va di là, sì, sapete cosa intendo dire. E allora lo facciamo per ultimo. Allora, ho pensato qui di inserire delle perle da 6, come vedete lo spazio ci permette di farlo. Ho scelto questo colore turchese. Andiamo, ci colleghiamo con l'altra parte. Se lo spazio è più piccolo, allora inserite una perla più piccola, vedete così. Ci spostiamo nell'altro punto. Come dicevo, ricordo sempre questi punti vengono lavorati, tirate bene, e da qui a qui mettiamo delle rocaille. Ecco, ci stanno 3, ci colleghiamo con l'altro punto, andiamo nell'altro, mettiamo sempre delle rocaille, ci metto 4 questa volta. Eccoci qua. Adesso cosa faccio? Rientro nello stesso punto e nella prima rocaille. Ops, sono tornata proprio a disfare la cosa. Perché? Perché ho sbagliato. Bisogna entrare nella prima rocaille senza entrare nel punto. Così. Adesso cosa intendo fare? Intendo e mi piacerebbe inserire un po' di luce, il bicono, no? E per farlo questa volta utilizzerò delle 15-0 e abbiamo 4 rocaille. Allora facciamo 4 steli, tipo 1 2 3 4, e per riempirlo meglio possibile, allora facciamo così: prendiamo un bicono, una 15-0, un altro bicono, un'altra 15 e un altro bicono. Vediamo, ecco qua, e ci colleghiamo qui. Vado avanti, entro nella prossima, da qui ancora nella prossima, e per dare un po' di diciamo di spazio, che non siano troppo vicine, no, mettiamo la seconda, prendiamo delle 15 e poi qui voi potete fare come vi piace di più. Importante è che anche gli altri petali li realizzate più o meno uguali. Ecco, facciamo così,
un altro bicono ed entriamo in questa rocaille che è la seconda. Entro nella terza e prendo questo uguale 3 3 bicono e vediamo quante sono e 4 15. Allora 3 bicono 4 15, volendo si può riempire i petali con solamente delle rocaille, anche quello bello. Però preferisco fare così, tipo un gioiello che svilluccica un po' di più. Mi collego qui vedete? E da qui vado avanti finché arrivo più o meno, anzi se si può, nel mezzo. Prendo 3 rocaille, un bicono, entro in questo bicono, come vedete qui si vede il filo, allora torno indietro, può capitare che sì, vediamo, sì, abbiamo bisogno di 2 15, ecco ci siamo. Mi sposto in quest'altro bicono finché esco dall'ultimo. Direi che va bene così e qui mi prendo delle 15 e adesso proverò che anche negli altri petali provo di fare lo stesso modello, perché può capitare che non sono uguali, ma si prova in questo modo, anzi credo queste sono molto simili tra di loro e vi farò lo stesso modello all'interno. Utilizzo le 15 perché sono più delicate. Adesso nascondo il filo, come vedete si torna un passetto ma proprio piccolo indietro, si rientra, si taglia il filo e si passa a realizzare il secondo, il terzo, così via, e ci vediamo per realizzare il centrale, che ho pensato all'inizio di inserire un rivoli, ma ci vuole un rivoli molto piccolo e no, mettiamo una perla. E allora ecco che ho finito i miei petali. Mi piacciono i colori, sono molto delicati e adesso voglio inserire questa perla all'interno perché il colore è simile agli altri. Dopodiché ci sarà
vi farò vedere il passaggio successivo. Mi collego qui. In questo modo nascondo il filo e ci vediamo dopo. Allora eccomi. Il passaggio successivo cosa dobbiamo fare? Andiamo sul retro e con una forbice tagliamo questi fili, così il nostro lavoro si stacca. Dopodiché dobbiamo pulire del filo questo del primo passaggio che abbiamo attaccato la piatina sopra. Vedete, si stacca. Potete anche, basta fare attenzione che non tagliate altro. È più facile sul retro. Dopodiché vedete come si stacca tutto. Vedete come viene via. Vedete? Adesso bisogna pulire di questo filo tagliato, pulire bene 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 e ci vediamo dopo. Allora eccola pulita, un fiore veramente bello. Adesso cosa bisogna fare? Anche così abbastanza stabile, come vedete, come bijou, non è molle, non è niente di che, però io per sicurezza, anche perché nel tempo si può diciamo questo dipende anche dal filo, nel senso questo è un filo metallico, ha più stabilità, ma nel tempo più si usa magari la forma può cambiare. Allora anche qui come vedete è veramente molto molto stabile, non è rigido, ma neanche piacerebbe rigido. Allora sul retro andiamo a spennellare sulla piatina con lo smalto trasparente. Io ho utilizzato questo oppure con la colla vinilica. Allora niente di che, questo smalto ha anche un bellissimo odore e allora vado a spennellare sopra, poi si lascia asciugare in questo modo.
e devo dire che anche dopo anni rimane bello rigido. Allora eccolo, ve lo faccio vedere, è quasi asciutto, ho inserito la catenina, è sottilissima, e poi anche il fiore è molto delicato. Mi piace come è venuto, ecco l'altro, spero tanto piace a voi. Allora questi sono i gel con la sfietta rumena e ci vediamo a un prossimo tutorial.